Oggi voglio raccontarvi una cosa che probabilmente a scuola non vi hanno mai detto davvero. Sto parlando delle 8 trappole romane. Anno 52 a.C., Giulio Cesare si trova ad Alesia, nell'attuale Francia, circondato da un esercito di 80.000 galli guidati da Vercingetorige. Situazione disperata? Neanche per sogno. Perché Cesare non era solo un generale, era un ingegnere del terrore. Invece di aspettare l'attacco, costruisce 11 miglia di difese, un sistema di trappole talmente elaborato che ancora oggi fa venire i brividi. 8 trappole, 8 modi diversi per dire da qui non si passa. Andiamo con ordine. Prima cosa, le fosse. Dimenticate i fossati del Castello delle Favole, qui stiamo parlando di canyon artificiali, 6 metri di larghezza, 4,5 metri di profondità, scavati con precisione chirurgica. E il colpo di genio? I romani deviarono 2 fiumi per riempirli d'acqua e fango pesante. Un guerriero gallo che ci cade dentro, con 20 kg di equipaggiamento addosso, viene letteralmente inghiottito dall'argilla. Non è un fossato, è una sorta di sabbie mobili fatti in casa. E la distanza dalle mura? Calcolata al millimetro, esattamente quella giusta per Iscorpio, le balestre romane. Mentre il nemico annaspa nel fango, arrivano i dardi, precisi, veloci, inesorabili. Superato il fossato, il nemico si trovava davanti ai cervi, che non sono animali. I romani abbattevano alberi enormi, li scortecciavano per renderli scivolosi e impossibili da afferrare, e affilavano ogni ramo laterale come un ago. Poi intrecciavano tutto insieme, interrandolo con massi da 20 kg. Il risultato? Una foresta progettata per mordere. Pensa a 80.000 uomini che caricano a tutta velocità. I primi si accorgono dei pali, frenano, ma quelli dietro continuano. Il peso combinato di migliaia di soldati li spinge letteralmente sugli spuntoni. Il legno bruciato è duro come ferro e attraversa armature di cuoio come fossero carta. I romani avevano trasformato la forza del nemico nel loro stesso carnefice. Poi c'erano i cippi, che in latino significa pietre tombali. Non a caso. Fossati di 1,5 metri di profondità, disposti in 8 file parallele, con pali aguzzi piantati sul fondo in un reticolo così fitto che non c'era nemmeno mezzo metro di terreno sicuro. Se ci cadevi, eri incastrato. Non potevi usare la spada, non potevi usare lo scudo. Eri un bersaglio fisso per i giavellotti romani. E se sopravvivevi alla prima fila, te ne aspettavano altre 7. I Lilia, i gigli, avevano questo nome per la loro forma circolare vista dall'alto, ma di bello non avevano proprio niente. Buchette a forma di imbuto, nascoste con ramoscelli di salice e terra, dentro un palo appuntito. La copertura era calibrata alla perfezione, abbastanza solida da non tradirsi, abbastanza fragile da cedere al peso di un uomo. Se mettevi il piede anche solo un centimetro fuori posto, caviglia fratturata, coscia impalata, corpo a terra. E cadendo, coprivi le buche vicine ai tuoi compagni. Un effetto domino di disperazione. Poi era il momento degli stimoli, i più insidiosi in assoluto. Piccoli blocchi di legno grandi quanto un pugno con un uncino di ferro ricurvo e barbuto al centro, sepolti appena sotto la superficie del terreno. In un combattimento, nessuno guarda dove mette i piedi. Il guerriero gallo calca sulla terra, l'uncino attraversa il sandalo e si aggancia alle ossa del piede. Non puoi toglierlo tirando su, lo strappo squarcerebbe i tendini, non puoi avanzare, non puoi indietreggiare, sei immobilizzato. E quando i compagni vedono i primi che urlano e cadono per un nemico invisibile sotto i piedi, il panico si diffonde come un'onda. I tribuli, i moderni caltrops, sono un piccolo capolavoro di geometria. 4 punte di ferro saldate insieme in modo che, in qualunque modo li lanci, una punta resta sempre verso l'alto, sempre. Sparpagliati a migliaia su una strada o in un corridoio stretto, rendevano il terreno impraticabile per cavalli ed elefanti da guerra. Un elefante da 5.000 kg che calpesta decine di punte di ferro contemporaneamente non combatte più, fugge, travolge i propri alleati, semina il caos. I romani neutralizzavano una bestia da guerra colossale con qualche chilo di ferro fuso a basso costo. Chiamatelo risparmio tattico. I sud-est, ovvero i paletti anticavalleria. Ogni legionario romano portava con sé 2 sud-est, paletti di legno a punta doppia, cioè in entrambe le estremità. Una punta serviva per essere conficcata nel terreno velocemente e l'altra, quella fuori dal terreno, per infilzare cavalli e cavalieri. Sembravano attrezzatura da campeggio, in realtà erano armi letali. In pochi minuti, una centuria poteva piantarne migliaia nel terreno, inclinati a 45 gradi, nascosti nell'erba alta. Un cavallo da 500 kg al galoppo che ci finisce sopra non inciampa, viene trafitto dalla propria energia cinetica. E siccome i paletti erano legati tra loro, cadeva uno, cadevano tutti. Una mandria di cavalleria trasformata in un groviglio di corpi in pochi secondi, senza che un romano sguainasse nemmeno la spada. E infine, il pezzo forte, il lupus, il lupo di ferro. Durante un assedio,
Quando un ariete da 2500 kg si avvicinava alle porte o quando i soldati nemici si ammassavano ai piedi delle mura, i romani azionavano un sistema di contrappesi e carrucole. Un gigantesco rampino di ferro, detto le fauci del lupo, cadeva dall'alto, si agganciava al legno o all'armatura, e poi su, in pochi secondi. Uomini e macchinari venivano sollevati a 10 a 12 metri d'altezza, e poi venivano lasciati andare. Un soldato da 90 kg che cade da 12 metri colpisce il suolo con l'energia di un proiettile. Non c'era armatura che tenesse, non c'era niente da fare, era la gravità trasformata in arma. Ecco gli 8 strumenti del dominio romano, non solo spade e scudi, ma fossati, uncini, paletti, trappole e fisica applicata alla brutalità. I romani non vincevano solo perché erano coraggiosi, vincevano perché pensavano prima di combattere, e ad Alesia, Cesare lo dimostrò al mondo intero. Se questa storia ti ha aperto un mondo, lascia un like, iscriviti al canale e dimmi nei commenti, qual è la trappola che ti ha colpito di più? Io ho la mia idea, ma voglio sentire la tua. Ci vediamo al prossimo video. A proposito, vuoi vedere i centurioni o la storia dei 7 re di Roma in 7 minuti? Scrivilo nei commenti, creerò il video storico che tu sceglierai. A presto!